Salve a tutti, buonasera e auguri per le prossime feste. Ho pubblicato gli ultimi 2 video su questo ear training, sull'esercizio dell'orecchio, che ha suscitato polemiche infinite sui social. Molti sono convinti che non si può sviluppare, che molti sono convinti che è un dono di Dio, insomma una serie di cose. Non risponderò a queste cose. L'unica cosa a cui voglio rispondere prima di passare a questo terzo livello è che molti mi hanno chiesto facciamo subito gli intervalli alterati, diesis, bemolle. Il nostro metodo non funziona così, noi non lavoriamo così e lavoriamo rafforzando molto gli intervalli naturali. Poi mano a mano scoprirete come funziona questa cosa. Oggi però vogliamo passare a un livello 3. Non appena avete spippolato, avete fatto iscritto al canale, vi prego fatelo, perché è una cosa che rafforza molto noi e fa capire a YouTube che facciamo, come dico sempre, le cose belle. Vi dico che è uscito qualche giorno fa il 4º videocorso, quello sull'armonizzazione pianistica, che è veramente bello, fa capire tutte quelle cose che faccio nei video, poi come le costruisco quelle armonizzazioni. Su Music Keezer c'è il link in descrizione. Dopo la sigla si parte. Allora, fino ad ora abbiamo lavorato in un modo, e cioè quello di mantenere l'accordo fermo e poi suonare un intervallo. Ok, questa cosa crea, e molti l'hanno sperimentato, un effetto panorama. Cioè, se io faccio questa cosa per 5 minuti, 10 minuti, quindi continuo a mettere Do, bianconata, quinta, senza fine, seconda, Re, jingle bell, terza, Mi, perché siamo in Do. Marco se n'è andato e non ritorna più, settima, Si, perché siamo in Do. E lo fai per un po'. Re. Questo è stato un altro casino sulla quarta, che hanno continuato a dire questa cosa dei camaleonti, che poi fa tale e quale, cioè quindi non vedo cosa possa servire cambiare il nome, ma comunque va bene se ci aiuta. Quindi quarta, Mulla Serenade, la sesta, quindi La. Ora ve lo faccio un attimo, vado proprio dritto. Terza, senza fine, seconda, bianconata, quinta, Mulla Serenade, sesta, quarta, terza, settima, sesta, al mattino, prima. Ok? Se lo faccio, io me l'ho fatto per 30 secondi, 40 secondi, ora se lo facessi per ancora un po', succederebbe una cosa, che nel vostro orecchio si crea un panorama tonale. Che cosa significa? È come se nel vostro orecchio suonasse una specie di roba tipo un Do fisso, per cui che succede? Quando poi uno toglie l'accordo e inizia a suonare le note, miracolo, questa, se avete fatto, se ci avete lavorato, dovreste sapere che è la sesta. Questa è la nona, la terza, quinta, Sol, Re, Fa, sesta, La, Mi, quinta, Sol. Succede questa cosa qua, cioè si crea un panorama tonale, si crea un riferimento anche se io non lo esplicito con il pianoforte. Quindi che cosa succede? Che ci si abitua, si crea una memoria quasi granitica dell'altezza delle note. Quindi attenzione, qual è il modo a questo punto per mettere di nuovo in difficoltà l'orecchio? Perché questa è la cosa, quello che molte persone non capiscono è che per crescere, per sviluppare una capacità, bisogna mettere difficoltà, bisogna cercare di fare una cosa che in questo momento ti risulta faticosa.
Ok? Questo è. Visto che a questo punto si è creato il panorama tonale, noi che cosa facciamo? Eliminiamo la questione panorama tonale e capovolgiamo la questione. Cioè, che cosa significa? Invece di suonare prima un accordo che è sempre lo stesso e poi suonare un intervallo, sempre qua ci sta quella famosa nota che si chiama fella, quando pigli due note insieme. Ok, invece di fare questo, faccio l'opposto. E cioè, che cosa significa? Faccio nota fissa, accordo mobile. Faccio l'esempio con il sol. Quindi io continuo a suonare sol. E a questo punto suono, partiamo con do. Quindi, nel momento in cui suono questo do, questa nota diventa una quinta. Potrebbe non esserlo. Ok? Ora, se io suono questo sol e sotto ci suono invece l'accordo di sol, la mattino diventa tonica. Se ci suono il fa, senza fine, diventa una seconda. Quindi do il valore numerico dell'intervallo a quella nota fissa cambiando la triade, ok? Ora è molto semplice. Per avere sempre questo solo come intervallo naturale dobbiamo suonare le 7 triadi, 7 accordi in cui questo sol, il sol, è un intervallo naturale. Quindi sarà sol, tonica di sol, nona di fa, terza di mi bemolle, quarta di re, quinta di do, sesta di si bemolle, settima maggiore di la bemolle, tonica di sol. Quindi sol, fa, mi bemolle, re, do, si bemolle, la bemolle. Vedete che la scala, le triadi, le toniche delle 7 triadi sono la scala di mi bemolle. Okay? Quindi se voi suonate le triadi che partono dal maggiori, le triadi maggiori ovviamente, che partono sulla scala di mi bemolle, avremo tutti i sol che sono intervalli naturali. Spero di essere stato chiaro. Noi cambiamo il valore armonico melodico di questo sol cambiando la triade. Ok, quali triadi usiamo? Le triadi maggiori che partono dalle note della scala di mi bemolle. Ora sicuramente ci sarà qualche scienziato, aspetta allora, ma il calcolo, mi bemolle. Se sto lavorando su sol, mi bemolle. Indovinate, se volessi usare il la dovrei fare la scala di fa, questa è una terza maggiore sotto. Comunque basta questo. Quindi usiamo il sol e usiamo le triadi maggiori che stanno sulle note della scala di mi bemolle. Ok? Questo è. Quindi ora lo facciamo. Fra Martino. Quindi prima. No, 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 no. Quindi questo sol è la seconda. No, no, no. Quindi sol, questo sol è la terza. Quindi sol è la quarta. Quindi dobbiamo dire solo l'intervallo all'inizio, ok? No, 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 no. No, 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 no. Si bemolle. La sol è la sesta di si bemolle. No, 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 no. Eccoci qua. Questi sono i 7 colori. Ora
l'esercizio completo, questo per farvi capire come lavoriamo noi, cioè noi lavoriamo sulla roba proprio che ti fa i muscoli, quelli là che poi ti fanno male, no? Le cose filosofiche, cioè quasi è una palestra, si lavora proprio con i pesi, si suda, non si puzza però si suda. Allora, qual è l'esercizio definitivo? E qua scatteranno le astemmie, come si dice in francese. Allora, se io suono questo sol e poi suono una triade in cui questo Fra Martino, sì, e questo sol è la prima, giusto? Quindi sol, di chi è la prima? Di sol. Allora la risposta è sol. Se io suono questo sol e suono un'altra triade, sento l'intervallo, dico questa è la nona. Ma sol di chi è la nona? Di fa. Allora la risposta è fa. Ok? Quindi lo scopo in questo esercizio è rafforzare la pratica, la forza, la capacità dell'orecchio di sentire il valore armonico melodico, ma poi di fare il calcolo. Quindi se sol suona come prima, sarà la prima di sol. Se sol suona come nona, sarà la nona di fa. Se sol suona come terza maggiore, sarà la terza maggiore di mi bemolle. Quindi quando si fa questo esercizio, la risposta non è che intervallo è questa nota, la risposta è di chi è quell'intervallo. Se io suono sol e suona come quarta, a questo punto questo sol sarà una quarta di re, e quindi la mia risposta sarà re maggiore. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ovviamente questo è un esercizio che va usato o per sfizio, per vedere che succede, oppure quando veramente il suono degli intervalli maggiori l'abbiamo veramente memorizzato e proprio ci siamo impadroniti. Ok? Come al solito, ora ve lo faccio 2 minuti, così ci alleniamo insieme. Dico la risposta, dopo un po' vi dico la risposta. Quinta. E solo di chi è la quinta? Di do. Bellissimo. Io mo ve lo sto suonando 2 volte per aiutarvi. In realtà l'esercizio bisogna suonare una sola volta. Nota, triade e devi immaginare, quindi è un esercizio super saiyan, insomma, non è una roba sul divano. Settima. Sol di chi è la settima? Di la bemolle. Terza, mi bemolle. Sesta, sol di chi è la sesta? Di si bemolle. Quarta, sol di chi è la quarta? Di re. Poi quelli finiscono a un certo punto, insomma. Prima. Sol di chi è la prima? Di sol. Ora non dico niente, faccio questo, lo faccio una volta e dopo 2-3 secondi vi dico la risposta. Nona di fa. Quinta di do. Settima di la bemolle. Terza di mi bemolle. Nona di fa. Settima di la bemolle. Nona di fa. Prima di sol.
quarta di Re, quinta di Do, settima di La bemolle, seconda o nona di Fa, sesta di Si bemolle, prima di Sol, settima di La bemolle, sesta di Si bemolle, quinta di Do, quarta di Re, terza di Mi bemolle, nona o seconda di Fa, prima di Sol. Spero di avervi dato un buon esercizio per le feste. Chiaramente questa cosa bisogna farla a due, bisogna farla con qualcuno che sappia le triadi sulla scala di Mi bemolle, insomma, cioè che un minimo le mani le metta, non è un esercizio da fare con i bambini. Quindi, se non ci vediamo prima di Natale, vi faccio tanti auguri e vi auguro come sempre buon divertimento e ci vediamo al prossimo video.